Il quinto, siamo al versetto 10, versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei dolori e delle piaghe invece di pentirsi delle loro azioni. Il sesto versò la sua coppa sopra il gran fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Poi la bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire 3 spiriti immondi simili a rane. Strano questo parallelo. Gli spiriti immondi come le rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Ci fermiamo anche qui un momentino per cercare di capire che accidenti sta dicendo. Siamo nel I secolo, l'Eufrate era il confine orientale, sud-orientale dell'impero, e di là del confine, in Mesopotamia, stava vivendo un popolo estremamente forte, bellicoso, aggressivo, di cui i romani avevano una certa paura, e il popolo dei Parti. E l'Apocalittico vede questa situazione politica e dice: signori miei, quel confine cederà prima o poi, come di fatto è successo. E quello sarà l'inizio della fine dell'impero. Ed è vero. L'impero romano comincia a scricchiolare nel momento in cui i Parti superano l'Eufrate e invadono tutta la regione orientale dell'impero. Lì l'impero romano chiude i battenti. È una visione dunque del futuro? Beh, in parte sì, ma non è una grande visione profetica, è un calcolo semplicemente politico. Non dimentichiamoci mai, la Chiesa nascente non è fatta di straccioni, come di solito qualche mio confratello vi vuol far apparire. Il nostro Dio è il Dio degli straccioni, vai piano. E anche il Dio degli straccioni, è il Dio degli anabimi, il Dio dei poveri, degli umili, degli abbandonati, degli oppressi, è anche il Dio di questi. Ma San Paolo non apparteneva a questi, San Giovanni non apparteneva a questi. Quindi non si è cristiani perché ignoranti. È ora di finirla, di avere nella nostra mente questa specie di preconcetto che per essere cristiani non bisogna avere alcune conoscenze della fede. Se Pietro ci chiede di essere sempre disposti a rendere ragione della nostra fede a chiunque ce ne chieda la spiegazione, vuol dire che qualcosa dobbiamo sapere. Se Paolo scriveva quelle popò di lettere che venivano lette alla gente, voleva dire che questa gente poi tanto ignorante non era. Se l'Apocalisse viene scritta per la gente e noi dopo 2000 anni facciamo fatica a capirla, mentre loro con buona probabilità riuscivano a capirla meglio di noi, c'è da chiedersi se forse non valga la pena cambiare certi pregiudizi che abbiamo. Tuttavia, cosa fa questo apocalittico? Legge la situazione sociale e ne tira le conseguenze. Se 2 più 2 fa 4, se c'è la ripresa in Europa e noi non marciamo, vuol dire che noi economicamente siamo ai margini dell'Europa, non siamo al centro. Ed è inutile che Berlusconi si arrabbi se Schroeder, Blair e Chirac si trovano escludendo l'Italia. Siamo niente. Economicamente siamo niente. Il Corriere della Sera 3-4 giorni fa ha fatto una tabellina mettendoci sotto gli occhi le grandi produzioni industriali dei paesi, dei principali paesi europei. Non c'è paragone. Noi abbiamo una Francia, una Germania, un'Inghilterra che arrivano a 1000 e tanto di quote. Noi sì e no che arriviamo a 400. Non so se ho reso l'idea. Noi produciamo 400 bottiglie all'anno. L'Inghilterra ne produce 1000 rotte all'anno. Lo stesso la Francia, lo stesso la Germania. Non ci svegliamo, non lo so perché. E continuiamo a votare certe classi politiche che una volta sarebbero state in terza fila nella Prima Repubblica.
perché gli uomini politici, corrotti quant'erano nella Prima Repubblica, erano comunque migliori a livello politico dei nostri attuali. C'è niente da dire. I cristiani sapevano fare politica nella Chiesa nascente e capivano che 2 più 2 fa 4 e quindi che certe premesse avrebbero portato in futuro a certi risultati. E il nostro amico dice, là, nell'Eufrate c'è il problema. E vedrete che in parte attraverseranno il confine, saranno guai, perché lì inizia la fine dell'impero. Perfetto. Non stanno parlando dunque di visioni, noi purtroppo non abbiamo più le chiavi esatte per leggere con concretezza tutti questi modi simbolici di esprimere. Ogni tanto riusciamo a diradare le tenebre perché riusciamo a cogliere con esattezza il messaggio e a vedere che c'è il parallelo storico perfetto. Altri messaggi dobbiamo, diciamo così, appena sfiorarli perché non abbiamo la chiave di comprensione. Bene, allora questo sesto angelo dice che l'Eufrate va così, che però da questo Eufrate succede qualcosa. Le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente, ai Parti. Poi, dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta, ma questo è un nuovo personaggio. Perché il drago lo conosciamo, la bestia lo conosciamo, è sempre la stessa cosa, ma il falso profeta non lo conosciamo. Ora è importante che nel capitolo 14 sia uscito lo Spirito Santo. E qui esce fuori il falso profeta, perché nella concezione cristiana della Chiesa nascente è lo Spirito che parla attraverso il profeta, e attraverso il falso profeta parla l'antispirito, e cioè il demonio. Esiste dunque, nella logica cristiana apocalittica, questa figura. Esiste chi parla al posto di Dio e chi parla al posto del demonio. L'importante è renderci conto di chi parla al posto di Dio e chi parla al posto del demonio. Però demonio e Dio non entrano mai direttamente a compiere un messaggio rivolto agli uomini. Sono sempre due realtà mediate dagli uomini stessi. Vediamo che cosa succede da questi spiriti immondi che provengono e dal falso profeta e quindi dalla bestia e quindi dal drago. Ecco, improvvisamente cambia il discorso, ecco, io vengo come un ladro, beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. Che cosa c'entra questa battuta con ciò che sta dicendo? Perché subito dopo, al versetto 16, riprende il discorso e radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Tamburo battente per i testimoni di Geova. Allora cerchiamo di capire. Siamo sempre in quello scenario del giudizio. Noi adesso lo avevamo perso di vista, adesso torna fuori. Io vengo come un ladro, Gesù lo ha detto più volte. Se vi ricordate anche nella parabola del servo fedele, il quale fa il suo dovere e quando torna il padrone lo trova lì che veglia, facendo bene il suo dovere, e Gesù dice beato questo servo, eccetera, eccetera. Guai invece a quei servi che, essendo via il padrone, si danno gozzoviglie e non fanno il loro dovere, il padrone entrerà quando meno se l'aspettano e giù botte. Ecco, io vengo come un ladro. Torniamo dunque al tema del giudizio. Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. Boh. Chissà che cavolo vuol dire. Essere nudi in Oriente significa essere fragili, essere poveri, essere sconfitti, perché era il guerriero vinto che veniva denudato delle sue armi e dei suoi vestiti, poi venduto come schiavo nella città vincitrice.
nudo era il bambino, che non valeva niente, quando moriva il bambino si dava un'ammenda. Se io uccido un adulto venivo ucciso io, ma se io uccidevo un bambino andavo dal papà e dicevo: ho ucciso tuo figlio, ti pago. Nudo era l'operaio che doveva lavorare con fatica. Vedi Pietro che fa il pescatore, dopo la resurrezione di Gesù era nudo sulla barca, e quando il discepolo che Gesù amava dice quello è il Signore, il testo biblico aggiunge che Pietro allora si cinse il camiciotto perché era nudo e si è buttato in mare. Nudo sta ad indicare dunque una realtà di fatica, di povertà, di limitatezza. Chi è cristiano non appartiene più alla povertà, alla limitatezza, ma appartiene alla figliolanza divina. Dunque, che cosa stanno ad indicare queste vesti? La fede, la figliolanza divina. Beato chi è vigilante e conserva la sua fede. Perché la sua fede lo sottrae da quella situazione di finitudine che invece l'uomo purtroppo ha come eredità da Adamo. Perché l'Apocalittico pone questo versetto a questo punto? Per il semplice motivo che qui noi ci troviamo di fronte all'azione che fa il drago, la bestia, il falso profeta. Beato chi saprà difendersi da questa azione. Ricordatevi che noi non stiamo aspettando il giudizio, ma il giudizio avviene qui, quindi tenete duro la fede perché è su quello che Dio batterà i pugni. Cosa hanno fatto questi signori, cioè questo drago, questa bestia, questo falso profeta, queste ranocchie? Radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Non pensiate chissà che cosa. Se voi conoscete la cartina geografica, e a proposito non vi ho detto che cos'erano quelle 200 miglia che abbiamo visto, ma ve le ho scritte lì. 200 miglia sono la misura di tutta la Palestina. Sono 300 chilometri circa di lunghezza che misura la Palestina. E la visione dunque piena di sangue, di questo sangue che era fino all'altezza del morso dei cavalli, è una visione di sangue che viene vista in Palestina. In Palestina infatti noi abbiamo avuto non solo le prime persecuzioni contro i cristiani, la chiesa ellenistico-cristiana è stata perseguitata da Re Agrippa, ma abbiamo anche in Palestina quello che noi possiamo chiamare la carneficina più grandi. Vedi la guerra giudaica, ma vedi anche poi l'invasione dei Parti. Il mondo orientale di quella zona, soprattutto la Palestina, è stato la zona geografica più massacrata a livello antropologico. E l'Apocalittico vede questo dato, lo capisce, lo esprime. Per quanto riguarda invece questo Armageddon, chi conosce un pochettino la figura orografica della Palestina sa che scendendo giù dal nord ci sono due strade. Quando si arriva al lago di Tiberiade o si prende sulla destra e si va sulla strada del mare o si prende la sinistra e si va nella Transgiordania e si corre paralleli al Giordano. Non c'è altro modo per entrare in Palestina. Per cui se si prende la Transgiordania bisogna purtroppo scendere giù fino a Gerico. Allora lì ci sono i passaggi. Gerico è vicino a Gerusalemme. Se invece si vuol passare dal nord ed entrare dunque nella pianura di Sharo, bisogna superare una fortezza che si chiama Megiddo. Ar in ebraico vuol dire montagna o collina. Ar Megiddon sarebbe la collana di Megiddo, cioè questa fortezza. Non c'è niente di misterioso in questo Armageddon, niente. Semplicemente si dice questi signori che arrivano dall'Oriente devono misurarsi con questo avamposto difensivo che è formidabile. Lì, se scoppia una guerra, la battaglia è a morte. O lì crepano i difensori di Megiddo,
o crepa l'esercito che ha tentato di affrontare Megiddo. Non c'è altra via. Quindi è una battaglia all'ultimo sangue. E questi si stanno preparando ad uno scontro all'ultimo sangue. Il male, rappresentato dal drago, la bestia e il falso profeta, e questi poveri disgraziati che vengono invitati da Dio a mantenere fedeli, a mantenersi la propria veste e non mostrarsi nudi, cioè a mantenere la fede. Questo sarà lo scontro di Armageddon, niente altro. Il settimo, e così vediamo di arrivare alla fine, versò la sua coppa nell'aria e uscì dal tempio dalla parte del trono con voce potente che diceva: è fatto. Bic, è fatto. Questo è fatto richiama la morte di Gesù, il quale dice: tutto è compiuto. È interessante il legame fra questo è fatto e il tutto è compiuto, perché la passione di Cristo continua nella passione dei credenti, nella fatica dei credenti a mantenersi fedeli. Quindi Mel Gibson forse avrà fatto anche bene a fare quel film, qualcuno dice male, non è che sia interessante, ma non pensiamo che la passione di Cristo finisca lì. Quel consumatum est Gesù lo può pronunciare in maniera completa alla fine del mondo. È fatto, chiaro? Per capire questa logica che noi non abbiamo più, ma che sarebbe giusto averla, dovremmo recuperare per esempio il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Paolo arriva a Damasco, il Padre Eterno gli dà la botta che conosciamo, e nel dialogo fra Gesù e Paolo scatta una frase che fa venire i peli dritti. Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? È interessante. Noi non abbiamo più questa visione mistica del cristiano che è un povero Cristo, ma è Cristo. Non abbiamo più questa capacità di vedere nel volto dell'altro una presenza misteriosa di Cristo nella storia. E quindi nella gioia dell'altro una gioia di Cristo, ma anche nella sofferenza dell'altro una sofferenza di Cristo. Noi non siamo più abituati a questa spiritualità. Siamo abituati ad altre stupidaggini, ma spiritualità serie di questo genere non le abbiamo più, stranissimo. Allora abbiamo bidui, tridi, novene, rosari e compagnia bella, per l'amor di Dio, vanno tutto bene. Ma è come se noi badassimo alle foglie senza badare al fiore. Il fiore della spiritualità cristiana lo troviamo qui. Allora sai relazionarti con l'altro. Perché non devo giudicare l'altro? Perché tu giudichi Gesù Cristo? Perché nei confronti dell'altro devo adoperare il perdono? Ma scusa, se Gesù Cristo non lo perdoni, se Lui ha perdonato te per primo, perché non devo vendicarmi sull'altro? Ti vendicheresti su Gesù Cristo? È una logica che ti porta ad avere una visione della realtà ben diversa da quella che ti viene dai bidui, dei trini, delle novene. Però provate a rovesciare le faccende, partite da questa logica, vi rendete conto che poi bidui, trini, novene, rosari hanno significato. Ma se no, pazienza, finiamo subito il capitolo 17 per la prossima volta. Ne seguirono folgori, clamori e tuoni accompagnati da un grande terremoto di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. La grande città si squarciò in 3 parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle da bere la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono e grandine enorme del peso di mezzo quintale ammazzo scrosciò dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché era davvero un grande flagello. Proviamo a fermarci un momento a commentare questi testi, poi chiudiamo. La prima grande cosa che cos'è? È in questo terremoto, seguirono folgori e terremoto. Noi non ci scandalizziamo, i terremoti li conosciamo, le folgori sappiamo che cos'erano, però ricordate che c'è stato un altro grande terremoto da qualche parte. Ma
Matteo, quando racconta la risurrezione di Gesù, parla di questo fenomeno. L'Apocalittico non a caso riprende questo fenomeno, perché con la risurrezione di Gesù, noi ne abbiamo già parlato, il nostro tempo è stato contaminato dall'Eterno. La risurrezione non è un fatto che appartiene al nostro mondo. Al nostro mondo appartiene la guarigione. Al nostro mondo appartiene, che so io, la rivivificazione, ma per tornare a morire. Ma la risurrezione non appartiene al nostro mondo, appartiene al mondo futuro. Con la risurrezione dunque noi abbiamo il mondo futuro che entra nel presente. Noi abbiamo imparato da bambini, e spero che lo teniamo a memoria, che il giudizio è alla fine del mondo. Sì, ma alla fine del mondo, il mondo futuro si è fatto già presente adesso con la risurrezione. Ecco perché c'è questo richiamo alle folgori, al terremoto e compagnia bella. Dunque, è la storia che è il giudizio. Torniamo al discorso iniziale. La grande città si squarciò. Quando le mura cadono, per la città non c'è più speranza. Qual è, la conseguenza di tutto questo? Noi non la dobbiamo pensare come ad un episodio vero e proprio, ma queste forme simboliche sono la lettura del presente. Per Roma non c'è futuro. Questo è il discorso che sta facendo. Perché non c'è futuro? Proprio a causa di ciò che abbiamo visto prima. Hanno fatto i romani e la loro civiltà, la loro mentalità, ha fatto di tutto ciò che è potere il proprio Dio. Qual è la conseguenza? Eccola qua. Dio si ricordò di Babilonia, la grande, per darle da bere la coppa del vino della sua ira ardente. Cioè, hai voluto adorare queste divinità, non hai voluto adorare me, quindi io ci sono, ma tu non vuoi entrare in dialogo con me. La presenza di Dio non relazionale è una disgrazia. Sempre, nella storia e fuori dalla storia. Fuori dalla storia si chiama inferno. Dentro la storia si chiama anticipazione dell'inferno. E quindi, per chi vive questo tipo di scelta, non ha futuro, neanche di vita terrena. E qui noi abbiamo la profezia della caduta di Roma. Fine di Beautiful. Per oggi chiudiamo. Mi dispiace di non aver potuto fare il capitolo 17, ma insomma abbiamo ancora altri 2 incontri. Arrivederci, buona domenica.